Ciao amici, bentornati. Siamo sul mio canale YouTube L'Arte del Fiato in Mano. Io sono Rita. Oggi vi voglio presentare un progettino semplice perché tante che mi seguono mi hanno detto, insomma, fai qualche volta anche qualcosina di semplice. Va bene, proviamo a fare qualche cosina di semplice. E ho optato per fare un copricostume o tunica, cioè in base a quanto lavorerete questo pannello in altezza potrete avere una bella tunica da mettere però su un top, perché vedete che è molto bucato come lavorazione, oppure un bel copricostume. Infatti vedete, io l'ho adagiato su una mia maglia nera per farvi vedere la diversità di lavorazione. Questo copricostume verrà lavorato con 2 pannelli, quindi andremo a lavorare separatamente 2 pannelli semplicissimi rettangolari. Logicamente l'altezza ne determinerà o la tunica o il copricostume, e sarà una ripetizione di motivi diversi che noi andremo a ripetere fino alla lunghezza desiderata. Come prima cosa c'è da lavorare questi 2 pannelli. Vedete, c'è questo punto con questo fiore, poi ci sono 2 giri con reti grandi, 2 giri con reti piccole, poi abbiamo questi quadratini perpendicolari e poi altri 2 giri di rete piccola. E poi vedete che qua si ripete, si ricomincia con la rete grande, il fiore, la rete grande, la rete piccola, il quadratino insomma, di traverso, come vogliamo dire, in perpendicolari, e poi insomma ancora la rete piccola. Quindi noi adesso andremo insieme a fare un pezzettino. Praticamente inizieremo dalla catenella e lavoreremo fino a questo livello qui, perché poi vedete che il motivo si ripete e ricomincia da qui. È un multiplo di 6 più 1, perché lavorando pannello c'è sempre un punto in più, e io ho caricato 8, sono 20 motivi per 6, 120 catenelle più una, 121. Lavorando col mio stesso filato, che poi vi farò vedere qual è, io ho ottenuto un pannello della larghezza di circa 52-53 centimetri. Ogni motivo, cioè ogni 6 catenelle multiplo mi dà circa 3 centimetri, circa, sì. Quindi se dovete aumentare la vostra taglia, aumenterete questo è un motivo, cioè le 6 maglie rappresentano un mezzo motivo, quindi dovete aumentare comunque di 12, perché 12 vedete è il motivo intero che vi dà il fiore, e quindi per una taglia in più dovete aumentare 12 catenelle davanti e 12 dietro, e il vostro pannello vi aumenterà di 6 centimetri, e quindi i 53-54 arriveranno a 60, perché ho creato un qualcosa di morbido, insomma, di largo. Se invece volete diminuire la taglia, diminuirete di 12 catenelle e il vostro pannello di larghezza misurerà 48. L'altezza, la lunghezza non l'ho ancora misurata, non ho ancora finito il pannello, quindi io andrò a fare un copricostume per mia figlia, però corto, e quindi potrebbe anche essere utilizzato anche come tunica, mettendo anche magari una cintura e un bel top sotto e un bel pantalone. Ogni motivo mi misura, cioè la ripetizione di un motivo che va, vediamo, adesso misuriamo da qui a qui, mi dà 17-18 centimetri. Questo è il motivo completo, vedete, questo è il motivo completo,
E adesso io vi farò vedere appunto fare un motivo completo che il primo giro, la prima sulla catenella ho solamente, vedete, un giro di rete grande prima che inizi il fiore, mentre comunque il motivo finale ha due, vedete, una e due prima che inizi il disegno. Quindi io calcolerei, adesso vi dico quanti giri sono: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, sono 13 più 14 giri. Quindi noi andremo adesso a lavorare su un multiplo di 6 più 1, naturalmente ridotto, piccolino. Con un altro filato andremo a lavorare appunto questi 14 giri e poi sarà tutta una ripetizione. Intanto andremo a fare questi due pannelli e poi vedremo come unirli. Allora, per l'occorrente per questo simpatico lavoro è il metro da sarta, che è la cosa fondamentale. Io sto usando col mio filato un numero 3 di uncinetto, ma questo lavoro è lavorabile con qualsiasi filato. Non vi consiglio però un uncinetto più grande del 3, perché altrimenti già è molto forato, traforato, vi verrebbe un traforo troppo. Quindi io vi consiglio un 2,5 3. Io sto usando un 3, poi mi servirà la mia solita forbice. Non so ancora come lo andrò ad unire, quindi io tengo sempre in casa il mio ago da lana e i miei marcapunti. Se anche poi non li andrò a utilizzare, l'importante è che ci siano sempre per una creativa, una persona che lavora a mano. Allora, per questo progetto simpatico io sto utilizzando un filato, non so se si vedrà dalla videocamera, è un filato in misto cotone e viscosa. Un attimo che togliamo l'etichetta, così non vorrei sbagliare. È un filato della Kuka, ma comunque della Ice Yarn, viene fornito dalla Ice Yarn. Dunque si chiama Summer Mercerised, è veramente meraviglioso, è di una morbidezza, puoi lavorarlo, si lavora molto bene. Qui consiglio un 3,5, ma io mi sono trovata bene con il 3. Sono gomitoli da 100 grammi, 350 metri, è un 70% cotone mercerizzato e un 30% viscosa. Ecco, viene fornito dal sito online Ice Yarn. Nel box informazioni sotto il video vi metterò poi alla fine il link che vi manda direttamente al filato. Per quanto riguarda la quantità, dipende da come lo fate lungo e da come lo fate largo. Vi metterò magari la quantità che ho usato io nel mio caso, della mia taglia. Ecco, questo è un bellissimo colore che purtroppo la telecamera non me lo fa vedere. È un colore sui toni della terra, infatti io per questo che ho chiamato fiori di sabbia questo lavoro. C'è del giallo vaniglia che sfuma in certi punti nel dorato, c'è del tortora, del bianco, insomma tutte le sfumature di questi colori, ecco, che va dal più chiaro, giallino, ma è veramente molto molto fine, a me piace, su un costume bianco oppure color tortora, l'effetto è assicurato. Bene, adesso andiamo ad iniziare il nostro campione. Io farò un multiplo di 6 più 1 e vi farò vedere i 14 giri che ripetuti vi daranno questo effetto, vedete, della lavorazione molto molto fine. Cominciamo il tutorial. Allora, per confezionare, per fare il campione che mi servirà a confezionare il mio copricostume, ho fatto una catenella di 36 più 1, cioè divisibile per 6 più 1, 37. Ora farò altre 8 catenelle, 1, 2, 3 che sostituiscono la maglia alta, 5 di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5.
carico il filo, vado a contare adesso 13 catenelle, nella 14ª mi vado a fare la mia maglia alta. Quindi ecco qua, sono andata a fare la maglia alta nella 14ª catenella, contando dall'ultima in senso contrario. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, salto 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare la maglia alta. Di nuovo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, salto le 5 di base, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare la mia maglia alta. Ce lo facciamo un'altra volta. 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, salto 5 maglie di base, 3 nella sesta, vado a fare la mia maglia alta. Vedete, questa è la rete grande e fate tutto il giro in questo modo. Adesso facciamo l'ultima, le 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, salto le 5 maglie di base, nella sesta vado a fare l'ultima maglia alta. E questo è il primo giro di questo motivo. Giriamo il nostro lavoro, andiamo a fare esattamente la stessa lavorazione, quindi mi alzo con 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che sono la maglia alta d'inizio più le 5 catenelle di separazione. Carico il filo, maglia alta su maglia alta, sottostante. Sono 2 giri di rete grande, quindi 5 catenelle, 4 e 5, e di nuovo maglia alta, carico il filo, maglia alta su maglia alta. Ecco, questo è il secondo giro del motivo. Siamo all'ultima rete, facciamo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, salto le 5 maglie, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nella catenella successiva e faccio la maglia alta. E questo è il secondo giro del motivo. Giriamo il nostro lavoro. Mi alzo con 7 catenelle, 1, 2, 3 che sostituiscono la maglia alta, 4 di separazione, 2, 3 e 4. Carico il filo. Sulla prima maglia alta che incontriamo andiamo a fare 3 maglie alte nello stesso punto di base, quindi 1, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, nella maglia alta seguente andiamo a fare una maglia alta. 1, 2, 3, 4 catenelle, carico il filo, nella maglia seguente andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Nella maglia seguente andiamo a fare, nella maglia alta, una maglia alta. Quindi andiamo ad alternare, su una maglia alta faremo una maglia alta, su quella successiva facciamo 3 maglie alte, andiamo ad alternare, vedete, gruppetti divisi sempre da 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4,
qui va la terzina, 3 maglie alte nello stesso punto di base, 2 e 3, e terminiamo con 4 catenelle e una maglia alta, carico il filo, conto le 5 catenelle, 1 2 3 4 5, nella sesta catenella chiudo con una maglia alta il giro. Ecco qua. E questo è il terzo giro. Giriamo il nostro lavoro. Allora, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più 3 di separazione, 1 2 e 3, 6 in totale all'inizio. Carico il filo, entro nella prima maglia alta del gruppetto di 3 sottostante e faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2. Carico il filo, maglia alta nella maglia centrale delle 3, carico il filo, 2 maglie alte nell'ultima delle 3, la terza, 2 maglie alte nello stesso punto di base. Tre catenelle di separazione, 1 2 e 3. Carico il filo, nella maglia alta seguente sottostante andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle di separazione, nella maglia seguente andiamo a fare il gruppetto di maglie alte, quindi nella prima le 2 maglie alte nello stesso punto di base, nella seconda una maglia alta, nella terza sottostante 2 maglie alte nello stesso punto di base, e proseguiamo il giro anche in questo giro alternando un gruppetto sul gruppetto e la maglia alta. Vedete, dobbiamo fare una rete intorno a questo disegno per evidenziare il fiore che stiamo per costruire. Finiamo il giro in questo modo. Ecco, siamo alla fine del giro, facciamo le 3 catenelle, carico il filo. Nel giro sottostante avevamo le 4 catenelle di separazione, quindi salto 4 catenelle, nella quinta vado a fare la mia maglia alta e chiudiamo il giro. Giriamo il nostro lavoro. Allora siamo a 1 2 3 4, quinto giro del motivo. Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più 2 di separazione, 5 totali all'inizio. Carico il filo, vado sulla prima maglia alta del gruppetto sottostante e faccio una maglia alta. Ora andiamo a fare un pippiolino, quindi facciamo 1 2 3, chiudiamo con una mezza maglia bassa sulla maglia bassa, carico il filo, vado a fare un'altra maglia alta nello stesso punto di base, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta seguente sottostante, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia, vado nella seguente sottostante e faccio una maglia alta, carico il filo, maglia alta nell'ultima, pippiolino, 1 2 e 3, chiudo con una mezza maglia bassa sulla maglia bassa, maglia alta nello stesso punto di base che è l'ultima sottostante. Ecco qua, questa è la lavorazione del fiorellino, insomma, di questo, io l'ho chiamato fiore, lancia, non... è bello, è simpatico. Allora facciamo adesso le 2 catenelle di separazione e qui nella prossima maglia alta facciamo la nostra maglia alta della rete che va ad incorniciare ed evidenziare questo fiore. 2 catenelle di separazione, siamo di nuovo sul fiore, facciamo la stessa lavorazione che abbiamo appena fatto, quindi una maglia alta sulla maglia alta sulla prima delle 5, un pippiolino, lo chiudiamo con la mezza maglia bassa sulla maglia bassa,
Carico il filo, maglia alta nello stesso punto di base. Carico il filo, maglia alta nella maglia seguente. Una catenella di separazione, salto una maglia di base, vado nella seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, maglia alta nell'ultima maglia alta del gruppetto sottostante, il nostro pipiolino, 1, 2, 3, chiudo con una mezza maglia bassa nella maglia bassa, carico il filo, un'altra maglia alta nell'ultima sottostante. Ecco qua, 2 catenelle di separazione, carico il filo, maglia alta su maglia alta. Questo è il, mi sembra, il quinto giro. Andate avanti per tutto il giro. Siamo alla fine del giro, facciamo le 2 catenelle di separazione, carico il filo, nel giro sottostante c'erano 3 catenelle di separazione, quindi salto 3 catenelle, nella quarta mi chiudo con la maglia alta, chiudo il giro. Ecco qua, giriamo il nostro lavoro. Sesto giro del motivo, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più 4, 1, 2, 3 e 4 che sono quelle di separazione. Carico il filo, vado direttamente, vedete qua abbiamo questa catenella in mezzo ai 2 pipiolini, entro in questa catenella e faccio una maglia alta. Facciamo un pipiolino, quindi 3 catenelle e la chiudo con la mezza maglia bassa sulla maglia bassa. Carico il filo nella stessa catenella, nello stesso archetto vado a fare un'altra maglia alta e di nuovo un pipiolino, quindi 3 catenelle e chiudo con la mezza maglia bassa sulla maglia bassa. Carico il filo nella stessa catenella, nello stesso archetto vado a fare la terza maglia alta. 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, carico il filo, vado direttamente su questa, salto il pipiolino, vado su questa maglia alta, faccio una maglia alta, 4 catenelle, 2, 3 e 4, carico il filo e vado in questo archetto tra i pipiolini e rifaccio la stessa lavorazione. Vi faccio rivedere: una maglia alta, il pipiolino, chiudiamo con la mezza maglia bassa, una maglia alta nello stesso archetto, un altro pipiolino, 2, 3 catenelle, chiudiamo con la mezza maglia bassa sulla maglia bassa, sulla maglia alta, scusate, carico il filo, terza maglia alta. Ecco qua, di nuovo le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto il pipiolino, vado sulla maglia alta e faccio la maglia alta. Ecco qua, questo è il 1, 2, 3, 4, 5, il sesto giro. Vedete, abbiamo già finito il fiore. Ecco, sono alla fine del giro, faccio le ultime 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto il pipiolino, sotto nel giro sottostante avevamo di separazione 2 catenelle, quindi carico il filo, salto le 2 catenelle, vado nella terza e faccio la maglia alta di chiusura giro. Giriamo il nostro lavoro. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, più 5, 1, 2, 3, 4, 5 che sono quelle di separazione. Carico il filo, qui avevamo 3 maglie alte, vedete qua dove ci sono i 2 pipiolini, nel giro sottostante vado a fare una maglia alta in quella centrale, 5 catenelle, 5, carico il filo, maglia alta qui sulla maglia alta seguente, stiamo ricomponendo la rete grande.
1 2 3 4 e 5. Carico il filo di nuovo qui in mezzo 2 pipiolini dove c'è questa maglia alta centrale. Delle 3 facciamo la nostra, vedete, maglia alta. Di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 5. Carico il filo, vado sulla maglia alta seguente. Questo è il, contiamo sempre insieme, 1 2 3 4 5 6, il settimo giro. Alla fine chiudiamo il giro insieme. Ecco, siamo alla fine del giro, facciamo le 5 catenelle. Scusate, il filo che si è ingarbugliato. 2 3 4 5. Sotto avevamo 4 catenelle di separazione, quindi carico il filo, salto 1 2 3 4, nella quinta vado a fare la maglia alta di chiusura giro. Giriamo il nostro lavoro. Ora andiamo a ripetere la seconda fila di rete grandi, quindi mi alzo con 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Carico il filo, vado a fare la maglia alta sulla maglia alta. 5 catenelle, 2 3 4 e 5. Carico il filo, maglia alta su maglia alta. Questo è l'ottavo giro e lo terminiamo in questo modo. Siamo alla fine dell'ottavo giro. Faccio le 5 catenelle, 2 3 4 5. Carico il filo, sotto avevamo 5 catenelle di separazione, quindi conto 1 2 3 4 5. Nella sesta faccio la mia maglia alta di chiusura giro. Guardate com'è bello. Adesso iniziamo la seconda lavorazione. Giro numero 9. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella di separazione, 4, quindi all'inizio. Carico il filo, vado su questa catenella di 5 e salto una maglia, nella seguente, nella seconda faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, nella seguente maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, siamo sulla maglia alta e faccio una maglia alta. Ve lo faccio rivedere, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, nella seguente maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, nella seguente maglia alta, faccio una catenella, carico il filo, salto una maglia di base e siamo sulla maglia alta e faccio la maglia alta. Vedete, quindi tra una maglia alta sottostante e l'altra, che sono queste due, ci stanno 2 maglie alte, sempre divise da una catenella. Lavorate tutto il giro in questo modo. Ecco, siamo sull'ultimo quadratino, quindi catenella, salto una maglia di base, carico il filo, maglia alta, nella prossima catenella, carico il filo, salto una maglia di base, maglia alta, nella prossima carico, faccio una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, nell'altra seguente faccio la mia maglia alta di chiusura. Ecco qua. Giriamo il nostro lavoro. Il decimo giro andremo a ripetere completamente il giro sottostante come si trova, quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più una catenella di separazione, carico il filo e manteniamo praticamente il punto rete filet, quindi una catenella, maglia alta su maglia alta, vedete, una catenella, carico il filo, maglia alta su maglia alta, una catenella, carico il filo, maglia alta
su maglia alta. Ecco qua, continuate fino alla fine del giro. Siamo alla fine del 10° giro, faccio una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella seguente e faccio una maglia alta. Giriamo il nostro lavoro, adesso andiamo a fare il 12° giro, 11°, scusate, 11°, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11° giro. Allora, l'11° giro si esegue in questo modo. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, salto una maglia alta, vado nella seguente, faccio una maglia alta, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, carico il filo, ora vado a lavorare all'interno, guardate, di questa punta che si è venuta a creare, questo arco, e faccio altre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, vado a fare una maglia alta sulla prossima maglia alta. Carico il filo, salto una maglia alta, vado sulla seguente e faccio una maglia alta. 3 catenelle di separazione, vedete questo forellino, carico, entro in questo arco che ho appena creato e vado a fare le 4 maglie alte, 2, 3 e 4. Carico il filo, maglia alta sulla maglia alta seguente, carico il filo, salto una maglia di base, una maglia alta sottostante, vado sulla seguente e faccio una maglia alta. Di qui ancora 3 catenelle, carico il filo, entro in questo archetto appena formato e faccio le 4 maglie alte. Ecco, questo è il giro, lo completate lavorando in questo modo, ci vediamo alla fine del giro. Guardate com'è bello. Allora, siamo alla fine del giro, vedete? Faccio una maglia alta, salto la terzultima, una maglia insomma alta, vado nella seguente, faccio una maglia alta, rifaccio il mio lavoro alzandomi con 3 catenelle, facendo 4 maglie alte nell'arco che ho appena formato, 2, 3 e 4, carico il filo, salto una catenella di base, vedete questo è l'ultimo quadratino, salto una catenella di base, vado nella seconda e mi chiudo con la maglia alta. Giriamo il nostro lavoro. 12° giro del motivo. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più 2 di separazione. Vado sulla punta di questo quadratino, praticamente nella prima, quella formata dalle catenelle nella prima maglia, e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado sul, vedete qui c'è una maglia alta tra un quadratino e l'altro sottostante, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado sulla punta del quadratino dove c'erano le catenelle nella prima e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, di nuovo la maglia alta sulla maglia alta sottostante che c'è tra i 2 quadratini pieni, 2 catenelle di separazione, una maglia bassa qua nell'angolo del quadratino. E come andate a alternare, quindi maglia alta e maglia bassa, la maglia alta sulla maglia alta sottostante, la maglia bassa nell'angolino del quadratino
e sempre divisi da 2 catenelle. Mi unite questi quadratini in questo modo. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro. Faccio 2 catenelle, maglia bassa qui nell'angolino del quadratino, 2 catenelle, carico il filo, vado a fare una maglia alta qui sulla terza catenella del giro sottostante e chiudo il giro. 13° giro. Ora andiamo a rifare i 2 giri di rete piccola su questi quadrati, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella di separazione, carico il filo, salto, vedete, su questa catenella sottostante una maglia di base, vado nella seguente e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto la maglia bassa, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto una catenella e siamo sulla maglia alta. Vedete? Di nuovo una catenella, carico il filo, salto una catenella di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto la maglia bassa, vado nella maglia seguente, nella catenella seguente faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia, che in questo caso è una catenella, e sono sulla maglia alta. Ve lo faccio rivedere. Una catenella, qui passano di quei trattori, sono in campagna, sentite il rumore, scusate. Una catenella, allora carico il filo, salto una catenella, vado nella seguente e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto la maglia bassa, vado nella catenella seguente e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una catenella e sono sulla maglia alta. Quindi abbiamo ricreato, vedete, la stessa lavorazione di qua di sotto. Terminiamo questo giro che è il 13° e poi ripetiamo un altro giro di rete che sarebbe il 14°, quindi mantenendo la lavorazione esistente. Praticamente andiamo a fare gli stessi 2 giri che abbiamo fatto sotto di questo quadratino, li andiamo a fare anche sopra. Comunque vi faccio vedere a chiudere il giro. Vedete, sono sull'ultima, ho superato l'ultima maglia bassa, faccio una catenella, carico il filo, salto una maglia di base e nella prossima maglia alta e abbiamo così finito il giro. Quindi il 14° giro andremo a mantenere praticamente lo stesso giro di punto rete. Ecco, questi sono i 14 giri del motivo, vedete che abbiamo ripetuto anche un altro giro di rete. Questi sono giri da ripetere nella lunghezza desiderata del vostro capo che volete raggiungere. Potete fare anche un vestito, un copricostume, una tunica, una maglia quadrata molto corta sopra all'ombelico. E adesso a questo punto c'è da ripetere partendo da questo giro. Adesso io ve lo faccio vedere a inserirlo sul 14° giro, perché qui abbiamo iniziato su una catenella di base, invece andremo ad inserirlo sulla lavorazione, quindi insomma vi faccio vedere come inserirla. Poi voi con questo lavoro farete appunto la lunghezza che vi piace. Intanto io vado a vedere a che giro poi ci dobbiamo fermare per inserire il bordino, perché non ho ancora studiato il bordino. Ma intanto cominciate la lavorazione dei pannelli. Ora vi faccio vedere a reinserire il primo giro, cioè questo di partenza del motivo. Ci alziamo con 8 catenelle, 3 di separazione più 5, 1, 2, 3,
4, 5 di separazione, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più 5 di separazione che fa 8. Carico il filo, salto, vedete qui ci sono le maglie alte divise da una catenella, salto le due maglie alte, nella terza maglia alta vado a fare la maglia alta, vedete stiamo formando la rete grande. 5 catenelle di separazione, 3, 4 e 5, carico il filo, salto 2 maglie alte, nella terza vado a fare la maglia alta, faccio vedere ancora, 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4, 5, lo facciamo tutto questo giro, salto 2 maglie alte, vado nella terza e faccio una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, carico il filo, salto 2 maglie alte, nella terza maglia alta, 5 catenelle di separazione, 4, 5, carico il filo, salto 2 maglie alte, nella terza vado a fare una maglia alta, ecco siamo già alla fine del giro, faccio ancora le mie 5 catenelle, 4 e 5, carico il filo, salto le 2 maglie alte, nella terza, qui c'è il quadratino, quindi saltiamo una catenella e nella seguente andiamo a chiudere con la maglia alta il nostro giro. Ecco, abbiamo già inserito, vedete, la rete grande che corrisponde qui al primo giro, e da qui ricominciate la lavorazione del motivo. Bene, ci vediamo più tardi che vi dico dove fermarvi in modo di inserire poi sul nostro pannello. Allora ecco, io adesso ho già preparato i 2 pannelli, questo è uno e questo è il secondo. Naturalmente li ho fatti tutti e due del stesso numero di giri perché poi vanno cuciti lateralmente e quindi devono combaciare le parti. Io mi sono fermata dopo che ho ripetuto il motivo a piacimento per arrivare alla nostra lunghezza desiderata, mi sono fermata al secondo giro della ripetizione del motivo, in questo punto qua dove ci sono i 2 giri della rete grande. Quindi che misura avete raggiunto a piacimento, però dovete fermarvi qui dove ci sono questi 2 giri di rete grande. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo, prima di cucire le spalle e i lati del copricostume, andiamo a fare tutto intorno ai nostri 2 pannelli un giro di maglie basse. Le maglie basse adesso vi faccio vedere come distribuirle, perché logicamente qui abbiamo la lavorazione e quindi ci troviamo le catenelle e andremo a distribuire le maglie basse una sulla maglia alta e una su ogni catenella. Qui sono 5 catenelle, quindi 5 maglie basse, una sulla maglia bassa, 5 maglie e una su ogni catenella. Nell'angolino andremo a fare un aumento per far girare naturalmente la lavorazione e poi ci troveremo però sulla lavorazione nel senso opposto. Quindi vi farò vedere come inserire le maglie basse lateralmente. Comunque anche qui molto facile, andremo a fare una maglia bassa su ogni chiusura e 2 maglie basse in ogni spazio. Adesso prendiamo il nostro filo e cominciamo da una parte qualsiasi della nostra lavorazione. Ecco, adesso vi faccio vedere a partire sulle catenelle, cioè sul giro, vedete il giro terminato. Vabbè, io adesso ce l'ho sul rovescio perché questo è un lavoro di giro di andata e ritorno, ma non fa niente. Ecco, iniziamo qui nell'angolino, così vi farò vedere anche a girare. Qui siamo sulle 5 catenelle sulla maglia alta dell'ultimo giro, ho fatto il mio nodo d'inizio, entro nella maglia alta, esco e faccio
una maglia bassa. Poi in queste 5 catenelle che mi formano la rete grande entro in ogni di queste 5 catenelle e vado a farmi una maglia bassa su ogni catenella. 2, 3, 4 e 5. Una maglia bassa sulla maglia alta. Ripetiamo le 5 catenelle della rete grande, una maglia bassa su ogni catenella, dentro ogni catenella. 2, 3, 4 e 5. Una maglia bassa sulla maglia alta. Siamo nell'angolo, quindi andremo a fare adesso una maglia bassa sulle prime 5 catenelle, quindi una, 2, una per ogni catenella dentro proprio alla catenella, 3, 4 e 5. Adesso dobbiamo costruire l'angolo, siamo nell'angolo. Cosa facciamo? Entriamo nell'archetto, nell'angolo, e facciamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Questo è l'angolo. E poi riprendiamo la lavorazione. Vedete, io adesso sono arrivata a finire la lavorazione sulla parte dove avevo finito il giro, quindi tutta il perimetro, diciamo, di questo, la lunghezza di queste 5 catenelle, una maglia alta, 5 catenelle, lo eseguite così. Nell'angolo entrate dentro proprio l'angolo e fate una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Ora stiamo incominciando a fare la parte laterale del copricostume e quindi andrà fatta così. Dove c'è l'angolo rientriamo e facciamo una maglia bassa, un'altra maglia bassa, 3 maglie basse, vedete, una maglia bassa qui dove viene chiuso il giro. Qui adesso troviamo lo spazio, chiamiamolo archetto, spazio, entriamo e facciamo 2 maglie basse. Infatti in questo caso lateralmente entreremo dentro l'arco, mentre qui siamo entrati nella catenella, lateralmente entreremo nell'arco. Qui dove c'è la giuntura, la chiusura del giro, una maglia bassa, e nel prossimo spazio, dentro all'arco, 2 maglie basse. Una maglia bassa nella giuntura, nell'unione del giro, nella chiusura del giro, 2 maglie basse nel prossimo arco dentro. Questa è la lavorazione che dovete fare tutto intorno ai 2 pannelli del copricostume, dove troverete, ci saranno dei momenti che troverete anche degli spazi piccoli, per esempio qui dove c'è la rete piccola abbiamo gli spazi piccoli, qua dove c'è il quadratino perpendicolare abbiamo gli spazi, che siano piccoli o che siano grandi, ogni spazio rappresenta un giro lateralmente, quindi vanno fatte 2 maglie basse dentro ad ogni spazio e una maglia bassa nella chiusura dei giri. Io non vi ho dato la misura dei miei pannelli perché dipende anche dal filato che lavorate.
Comunque io ho ripetuto 5 motivi completi, però mi sono fermata qui alla seconda, ci si ferma sempre al secondo giro di rete grande, i primi 2 giri del motivo. Adesso io finisco questa lavorazione intorno di maglie basse e poi vediamo di distribuire i marcapunti per cucire le parti. Una volta che abbiamo terminato i nostri 2 pannelli con il nostro giro di maglie basse, andiamo a calcolare dove dobbiamo cucire, sia qui a livello della spalla e sia qua a livello dello scalfo. Prendo il mio pannello, il primo, vedete, con il fiore. Dovete metterli naturalmente con tutte e 2 le parti giuste, perché il fiore vedete che ha questa parte dal piccolo e cresce verso l'alto. Dovete mettere in questo senso qua tutti e 2 i pannelli. Lo mettete con il dritto verso sopra, cioè naturalmente lavorando giri di andata e ritorno un dritto non c'è. Tenete in considerazione l'ultimo giro di maglie basse, che girando intorno abbiamo tutto sulla parte dritta. Vedete, questo è il dritto della maglia bassa. Lo mettiamo appoggiato sul tavolo con questo dritto della maglia bassa verso di noi. Prendiamo il secondo pannello, controlliamo sempre che abbia il fiore girato nello stesso modo, vedete. Controlliamo la maglia bassa, qui c'è il diritto della maglia bassa, del giro di maglia bassa, quello che abbiamo girato intorno. Quindi lo giro, il pannello, praticamente la maglia bassa, questa sotto deve guardare il diritto verso di me, il pannello sopra deve guardare verso la tavola, la maglia bassa, il diritto, e appoggiamo, dobbiamo andare a cucire i pannelli. Ecco qua. Allora, io sulla mia larghezza di questi pannelli qui ho calcolato che mi servono 6 reti grandi davanti e 6 reti grandi dietro per avere una misura della testa e che comunque mi piace un po' una scollatura un po' ampia. Quindi cosa ho fatto? Ho contato, vedete, si può tranquillamente prendere le 2 parti insieme. Ho contato tutti, erano 20 se non sbaglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Sono andata a calcolare, a togliere a questi 20 12, che mi serve appunto per la mia misura dello scollo. Quindi 20 meno 12 mi dava 8. Allora cosa ho fatto? 4 da una parte per la spalla e 4 da un'altra. Quindi prendo il mio marcapunti, conto, vedete che è facilissimo perché comunque c'ha le maglie grandi, vedete, potete prendere tutte e 2 le maglie, i pannelli insieme. Ho contato 1, 2, 3 e 4 e sono andata a mettere il marcapunti qui sulla maglia bassa che coincideva con la maglia alta sottostante e ho messo un marcapunti e con lo stesso ho chiuso, vedete, dall'altra parte dove c'è sempre la maglia bassa sulla maglia alta. Controllate che sia giusto, che ci siano i 4, vedete, ambedue le parti. Ora andiamo a fare lo stesso cosa dall'altra parte, quindi prendiamo i 2 pannelli insieme dall'altro lato e contiamo 1, 2, 3 e 4 e facciamo
lo stesso lavoro. Quindi mettiamo il marcapunti sulla maglia bassa che coincideva con la maglia alta e uniamo a quell'altro pannello sempre nello stesso modo, e abbiamo già calcolato le 2 spalle da cucire. Comunque provatevi poi prima di cucire con il marcapunti che tiene stretto i pannelli, entrate nella vostra testa e vedete come vi sta lo scollo a questa dimensione, calcolando che poi andremo a lavorare un bordino. E questa è la parte delle spalle. Ora andremo a calcolare il nostro scalfo, e anche qui lo scalfo dovete un po' provarvelo, deve essere un po' piacere. Allora, se fate un copricostume può essere anche un po' abbondante. Se invece potete anche usare come abitino questo modello, mettendo sotto un tubino o un sottoveste, allora in questo caso, perché è traforato, quindi dovete mettere un sottoveste sotto, in questo caso potete anche fare uno scalfo più stretto. Allora, qui c'è, vedete, questa è la spalla che dopo andremo a cucire. Andremo a calcolare adesso il nostro scalfo. Allora, per il mio scalfo di questo copricostume ho misurato 25 cm dalla punta della spalla, vedete, questa è la punta della spalla, perché voglio uno scalfo abbondante. Poi anche qua andrà fatto un bordino e quindi un pochettino si andrà a stringere. Quindi a me, nel mio caso, della mia mano di lavorazione, del mio uncinetto, del mio filato, i 25 cm circa mi danno, adesso andiamo a contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dovete contare tutti, quelli piccoli e quelli grandi. Quindi io al ventesimo spazio qua sulla maglia, sempre sulla maglia bassa che coincide con la maglia alta, vado a mettere il marcapunti. Per il momento lo chiudo e vado a contare quelli sotto del pannello sotto. Andiamo a contare quelli del pannello sotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E girando il lavoro in questo modo, pronto per cucire, vado a aprire il marcapunti e lo vado a mettere sempre sulla maglia bassa che coincide con la maglia, vedete, alta. Se vi risulta difficile farlo con un marcapunti, potete anche mettere 2 marcapunti, lo fate prima da una parte e poi dall'altra, non cambia niente. Quindi fate lo stesso lavoro dall'altro lato e poi cominciamo a cucire le nostre parti. Spero di essere stata chiara per la suddivisione dei marcapunti, ma se ci sono dei problemi scrivetemi pure sotto il video. Allora, ho preso il mio ago da lana, ho infilato dello stesso filato. Ora andiamo a fare vedete, un bel nodo. Facciamo magari 2 giri così si fa un bel nodo che ferma bene. E cominciamo a fare la nostra cucitura. Vedete, qua abbiamo lo scollo, questo è il pezzettino della spalla. Abbiamo messo i marcapunti già in posizione giusta per, vedete, combaciare le due parti. Adesso vi faccio vedere fare la spalla, poi comunque le 4 cuciture dei 2 lati e le 2 spalle vanno cucite nello stesso modo. Allora, entro nella prima maglia bassa dove c'è il marcapunti e insieme entro anche nell'altra dove c'è l'altro marcapunti e comincio a cucire accostando i 2 lati, vedete.
magari il primo punto lo andiamo a cucire 2 volte, così non si apre. Come punto di riferimento vi possono anche aiutare le maglie alte che delimitano i quadrati. Quindi vedete, io adesso con le dita unisco i 2 quadrati qua, e così non mi sbaglio, e comincio praticamente a cucire ogni maglia bassa prendendo esteriormente, scusate, esternamente, vedete le catenelle, vado a unire maglia bassa con maglia bassa. È una semplice cucitura che usate anche per unire i granny, e vado a cucire tutti i 4 lati che abbiamo delimitato con marcapunti in questo modo. Sì, capisco che ci sia magari il filato un po' che mette in confusione, perché appunto è sfumato e c'è da fare un po' di attenzione, ci vuole un po' di pazienza. Il filo non deve essere né troppo tirato né troppo lasciato, perché altrimenti fa difetto. Ecco, ora adesso possiamo anche andare a togliere il marcapunti, come volete lasciarlo o anche toglierlo, che dà un po' fastidio. E vedete che adesso qua siamo giusti, perché comunque le maglie basse sono precise. Siamo arrivati già al primo quadrato, vedete. E continuate così le cuciture. Adesso vi faccio vedere anche la parte quella del diritto, vedete, non si vede praticamente niente, vedete le 2 costine che combaciano e basta. E quindi andate a fare le 4 cuciture così, in questo modo. Poi ci vediamo che concludiamo il nostro copricostume con un bel bordo intorno allo scollo, intorno allo scalfo, alle maniche e sul fondo appunto di questo copricostume. Ci vediamo più tardi. Ecco ragazze, io adesso ho cucito, vedete, i 2 pannelli. Ho rovesciato il lavoro perché avevo cucito sulla parte rovescia, quindi l'ho messo sul diritto, e ho già eseguito il contorno del bordino in fondo. Vedete, questo qui è un bordino che io ho fatto girando intorno appunto tutto il vestitino. L'ho eseguito anche qui già sugli scalfi, vedete, sui giromanica. Ora andremo insieme, scusate, a farlo anche qui sullo scollo. La lavorazione è sempre la stessa, quindi una volta che vi ho fatto vedere a lavorare sullo scollo, a lavorare questo bordino sullo scollo, lo potete ripetere tranquillamente anche nel giromanica e sul fondo, perché comunque si va sempre a inserire questo punto, questa lavorazione in tondo su delle maglie basse già, vedete, già esistenti. Poi vi farò vedere qui dove ci sono, vedete come risulta la cucitura, vi farò vedere cosa fare qui dove c'è la cucitura. E quindi questo bordino qui che andremo a fare adesso va inserito appunto sia allo scollo che a giromanica che al fondo. Poi io ho fatto una coulisse, vedete, ho fatto una cinturina, che poi faremo insieme anche questa, vedete, semplicissima. La lunghezza la dovete decidere voi in base alla vostra circonferenza, logicamente dovete lasciare quel tanto in più per fare il fiocco, che andrà inserita a piacimento, in base naturalmente anche alla lunghezza, ma andrà inserita a piacimento in una di queste reti grandi. Può essere inserita, vado a cercare la mia, ecco la mia qui, vedete? Può essere inserita in vita, può essere inserita sul fianco, oppure può essere inserita sotto seno, dando l'effetto del taglio impero, perché comunque queste reti grandi si ripetono in tutta la lavorazione
copricostume. E ecco, adesso andremo a fare la finitura al collo, allo scollo, e poi dopo voi con lo stesso meccanismo, con lo stesso sistema, lo andrete anche ad inserire nel fondo e nelle maniche. Allora, io ho misurato il mio copricostume, ho ripetuto 5 volte sui pannelli il motivo completo, però l'ultimo l'ho terminato, come vi avevo detto prima, l'ho terminato, cioè questo è il quinto motivo, mi sono fermata qui. E questa ripetizione lavorata con il mio stesso filato, con il mio stesso uncinetto, mi ha dato una lunghezza di 73 cm più i 2-3 cm di questo bordino, quindi diciamo che ha una lunghezza totale questo copricostume di 75 e la larghezza è di 52 cm. Logicamente, come ho spiegato all'inizio, questa è la misura che serviva a me. Se dovete diminuire o aumentare, dovete cambiare il multiplo di catenelle di inizio. Vedete che è proprio bello, poi sulla pelle bronzata dovrebbe stare molto bene. Volevo farvi vedere anche qui la cucitura come era venuta. Ecco, vedete qui, questa è la cucitura del fianco, che poi io dopo logicamente ho rovesciato perché la stavo cucendo sul rovescio. Vedete che proprio come sta bene. Bene, partiamo con il bordo dello scollo. Allora, il bordo dello scollo e di tutti gli altri bordi, che sia il giromanica o anche lo sfondo il fondo del nostro mini abito copricostume, vanno lavorati sul diritto del lavoro. Qui abbiamo, vedete, il diritto, la nostra maglia bassa di finitura, diritto del lavoro. Quindi ho fatto il mio nodo d'inizio sull'uncinetto e mi inserisco in una maglia bassa qualsiasi. Questo bordo formato da 2 giri semplicissimi. Ecco, vedete, mi sono inserita, faccio una maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella di separazione. Carico il filo, salto una maglia bassa, nella prossima faccio la mia maglia alta. Una catenella, carico il filo, salto una maglia bassa, nella prossima una maglia alta. Una catenella, carico il filo, salto una maglia bassa, nella prossima maglia alta. Questo è il primo giro, semplicissimo, è il punto rete, catenella, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima vado a fare la maglia alta. E continuiamo così tutto il giro. Adesso quando io arriverò sulle spalle dove c'è la cucitura vi faccio vedere, bisogna praticamente adattare un pochettino la lavorazione, poiché essendo un multiplo anche di 2 è facilissimo da adattare. Quando ci sono dei multipli, dei punti che sono di poche catenelle, di pochi punti di base, è facile anche adattarli ovunque. Quando arriviamo sulle cuciture, che siano della spalla o del fianco, quando andremo a fare poi gli altri bordini, facciamo un pochettino a occhio, quindi facciamo la nostra catenella, carichiamo il filo, vedete qui siamo già sulla cucitura, però qui ci stiamo dentro giusti, vedete, saltiamo una e andiamo qua e facciamo la maglia alta. Faccio la catenella e qui qui c'è il centro, cioè la cucitura, e contiamo come se fosse una maglia bassa, e quindi andiamo qui nella seguente e facciamo la nostra maglia alta. Potrebbe capitarvi che invece avete una distanza che potete fare la maglia bassa direttamente nel centro della cucitura. Comunque insomma non è di grandissima importanza, o in una maniera o nell'altra va bene, perché comunque è un quadratino e di 2 catenelle di base, quindi non è difficile da inserire. Quindi andiamo avanti facendo l'altra parte dello scollo, poi andiamo a vedere l'altra cucitura come esce, che magari vi faccio vedere che si può adattare facilmente, perché comunque si guarda anche un po' la distanza, deve rispecchiare la misura del quadratino.
Ecco, siamo arrivati sull'altra spalla, sulla cucitura, vedete? Faccio la mia catenella, carico il filo e anche qui salto una maglia di base, vado qui nella seguente e faccio la mia maglia alta. Una catenella, carico il filo, vediamo se entrando qua dentro, proviamo a fare la maglia, vi faccio vedere che si può fare anche delle prove, la maglia alta qui può anche andare bene, vedete che lo spazio del quadratino è regolare, quindi sono entrata a fare una maglia alta qui, proprio nella cucitura, in mezzo tra le due cuciture. Una catenella, carico il filo, salto una maglia di base e vado a fare la maglia alta in quella seguente. Ecco, dovete un po' adattare. Una catenella, salto una maglia di base nella seguente maglia alta. Una catenella, vedete qua siamo alla fine del giro, quindi lo finiamo addirittura, carico il filo, salto la maglia di base nella prossima maglia alta, una catenella, carico il filo. Ecco, adesso vi faccio vedere che può capitare che a fine del giro non vi ritrovate con la, vedete qua per esempio adesso io salto una maglia di base, vado a fare la maglia alta e qui ho la catenella giusta, vedete, da saltare, però potrebbe capitare che questa catenella non ci sia oppure che ve ne trovate tre, insomma non succede niente, ecco. Voi fate la vostra catenella e vi andate a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Insomma dovete adattare un pochettino, non succede mica niente, non si vede poi ecco, se c'è una catenella in più o in meno. Ora andiamo a fare il secondo ed ultimo giro del bordo. Allora, entriamo qui nel primo arco che incontriamo e chiudiamo con una mezza maglia bassa. Rientriamo e facciamo una maglia bassa. Poi facciamo una maglia bassa nella maglia alta seguente, che è la seconda. Una maglia bassa nell'archetto seguente, che è la terza. Una maglia bassa, la quarta nella maglia alta seguente, la quinta nell'archetto seguente, la sesta nella maglia alta seguente e la settima nell'archetto seguente. Quindi 7 maglie basse. Da qui facciamo 2 catenelle di separazione. Carico il filo, salto la maglia alta seguente, salto l'archetto, vado nella maglia alta dopo e faccio una maglia alta, un pippiolino sulla maglia alta, quindi 3 catenelle le vado a chiudere con una mezza maglia bassa sulla maglia alta, carico il filo, seconda maglia alta nello stesso punto di base, secondo pippiolino, 3 catenelle, la chiudiamo con una mezza maglia bassa sulla maglia alta, carico il filo, terza maglia alta nello stesso punto di base. Quindi andiamo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui nel fiore, vedete qua dove c'era questo giro qui, questo del fiore, l'ultimo giro del motivo del fiore, lo andiamo a fare anche qua. Poi facciamo le 2 catenelle, saltiamo l'archetto, saltiamo una maglia alta, vedete, allora, qui ci sono i gruppetti di maglie alte col pippiolino, saltiamo l'archetto subito dopo, saltiamo la maglia alta, andiamo nell'archetto dopo, facciamo una maglia bassa, andiamo a fare 7 maglie basse come abbiamo fatto all'inizio, quindi una in un archetto e una nella maglia alta sottostante, archetto e maglia alta, archetto e maglia alta e archetto, per un totale di 7 maglie basse, una nell'archetto, una sulla maglia alta, archetto, maglia alta, archetto, maglia alta, archetto, e ripetiamo la lavorazione. 2 catenelle, carico il filo, salto, e qua siamo nell'archetto, salto la maglia alta, salto l'archetto, vado sulla maglia alta dopo e faccio il mio gruppetto di 3 maglie alte divise da 2 pippiolini. Quindi la maglia alta l'abbiamo fatta, il pippiolino, 3 catenelle chiuse con una mezza
maglia bassa, carico il filo, seconda maglia alta nello stesso punto di base, secondo pippiolino, 1, 2, 3, chiudiamo con una mezza maglia bassa, terza maglia alta nello stesso punto di base e di nuovo 2 catenelle. Vedete, siamo qui con il nostro trio di maglie alte, salto questo archetto, salto la maglia alta, vado nel secondo archetto, faccio la maglia bassa e da qui le 7 maglie basse, come abbiamo fatto qua e all'inizio. Questo è l'ultimo giro del nostro bordino, lo facciamo tutto intorno e con questi 2 giri andiamo a finire tutti lo scogli, il giro manica e il fondo del nostro vestito, e poi vi faccio vedere a fare la cinturina. Quando siete qui, logicamente, quando avete finito il giro lo chiudete con una mezza maglia bassa. Comunque dopo vi faccio vedere. Ecco, sono alla fine del bordo del secondo giro. Vedete qua io ho delle maglie basse in più, però non succede mica niente, non si vede poi, quindi mi chiudo con una mezza maglia bassa nella prima maglia bassa del giro. Ecco qua, adesso tagliamo e nascondiamo tutte le codine e poi vi faccio vedere fare la cinturina. Allora, per fare la cinturina c'è una lavorazione semplicissima. Ho fatto il nodo d'inizio sull'uncinetto, ora vado a fare 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo 2 volte, entro nella prima catenella e chiudo con questa doppia maglia alta. E chiudo 1, chiudo la seconda e chiudo la terza. Quindi andremo a fare una serie di anellini, vedete, per una lunghezza che vi serve appunto alla vostra circonferenza, dove la volete mettere, se la volete mettere sotto il seno stile impero, se la volete mettere in vita servirà un'altra lunghezza, se la volete mettere sul fianco servirà un'altra lunghezza. Quindi vado a ripetere 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Carico 2 volte il filo, entro nella seconda, quindi 1, 2, quindi rimane tra un anellino e l'altro una catenella di separazione e vado a chiudere la mia maglia alta doppia. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico 2 volte il filo, salto una catenella, quindi contando la seconda dalla prima, chiudo la mia maglia alta doppia, chiudo 1, chiudo 2, chiudo 3, la faccio vedere un'altra volta, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, carico 2 volte il filo, entro nella seconda contando dalla prima e chiudo 2, 2 e 2. Ecco, questa è la cinturina, vedete com'è bellina, carina, con la catenella qui che si vede la separazione tra un anellino e l'altro. Quando avete raggiunto la vostra lunghezza, tagliate il filo e fermate bene le vostre codine e poi tagliate, lasciate magari un pezzettino parte l'altra. Adesso ho fatto proprio un campione piccolo piccolo, tagliate così, ecco qua. E questa la fate della vostra lunghezza che vi serve, poi la inserite nella rete grande dove volete voi, nel punto dove vi sembra che il vostro copricostume vi stia meglio. Magari potete anche fare delle prove, potete magari provare a infilarla prima in vita, poi sotto il seno, tanto si infila e si sfila senza problemi, e vedere come stringendo la cordina vi sta meglio il vostro copricostume. Quindi questo è un copricostume molto, molto classico, adatto a qualsiasi età,
che in base a come lo farete, stretto, largo, corto, lungo, si adatta sia a una ragazzina che anche a una signora matura. È una bella lavorazione, potete farlo anche in tinta unita. Io ho voluto usufruire questo filato, però in tinta unita, ve lo dico, il punto risalta tantissimo, molto di più. Infatti avete visto che nella copertina del video io ho messo anche una foto del punto visto su un tinta unita finito. Io vi ringrazio, spero che questo copricostume accompagni le vostre giornate al mare con un po' di felicità e ci vediamo nel prossimo tutorial. Buone vacanze, ciao ragazzi!